5 cose che mi hanno totalmente cambiato il modo di vedere e vivere la Muay Thai. Ciao ragazzi, se ancora non mi conoscete, io sono Claudio e qui sul web da già un bel po' parlo di Muay Thai e tutto quello che gira attorno, tutto quello che orbita attorno alla nostra disciplina. Che cosa voglio fare oggi? In questo video ti voglio raccontare 5 cose che a me personalmente non solo hanno cambiato il mio modo di vedere la Muay Thai, ma mi hanno letteralmente cambiato la vita. Prima di cominciare però ti devo dire alcune cose. Cosa numero 1: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13-13:30 più o meno, pubblico un nuovo video. Quindi se non te lo vuoi perdere ti devi iscrivere e attivare quella maledetta campanella. Seconda cosa fondamentale, ragazzi, se volete sostenere il duro lavoro che faccio qua, pubblico ogni giorno un video, quindi editing, preparazione della SEO, delle copertine eccetera eccetera, ho preparato un videocorso che vi permette di capire meglio le varie situazioni che si possono presentare sul ring, e inoltre ci sono decine e decine di schede di allenamento, video tecnici dove vi spiego le varie tipologie di avversario, video tecnici con le tecniche, le combinazioni, le strategie di grandi campioni, un percorso veramente completo. Si chiama Tecniche di Campioni e lo potete acquistare scontato entro il 28. Manca pochissimo, sta per aumentare di prezzo perché il 28 inseriremo nuovi materiali, quindi ti consiglio di andare a prenderlo entro questa data. Anzi, prendilo subito così non ti dimentichi e non rischi che il prezzo aumenti. Poi quando aumenta, raga, non scende più, c'è poco da fare. Quindi non voglio che mi scriviate in futuro: Claudio, l'avevo visto a meno, come facciamo? Devi prenderlo subito, ci sono poche balle. Detto questo, iniziamo, sigla! Al primo posto voglio mettere la scelta mia consapevole e solitaria, tra l'altro, di diventare un mancino. Cosa vuol dire? Io non sono mancino nella vita, io scrivo con la mano destra, sono sempre stato un Muay Thai nerd, ok? Mi sono sempre ammazzato di video di Muay Thai, di combattimenti, già da quando sono ragazzino. Ho iniziato questa disciplina a 14 anni e mi ero accorto già in età precoce che i mancini sul ring, ragazzi, non dico che avevano sempre la meglio, però erano comunque avvantaggiati. Vado a rimpolpare il camino. Camino rimpolpato. Stavo dicendo, mi ero reso conto che i mancini erano sempre avvantaggiati, avevano quasi sempre la meglio. Ovvio, questo non è un mantra, non è un mantra questa cosa. Di conseguenza, da persona con poco equilibrio, quale ero e quale sono rimasto, ho deciso: ma io non sono mancino, ma quasi quasi divento mancino. Quindi da quel giorno, in mia totale autonomia, mi sono messo davanti allo specchio e ho iniziato a allenarmi in guardia mancina. Il mio team non era quello di adesso, mi allenavo in una palestra di paese, ho fatto parecchie gare anche con loro, però comunque non era un team serio, ok? Che mi ha detto: oh Cla, che cazzo stai facendo? Ok, questa cosa a me mi ha cambiato la vita, nel senso che mi ha totalmente stravolto la mia maniera di vedere il combattimento, la mia maniera di percepire gli avversari. Essere in guardia mancina mi ha permesso di essere sempre esterno, quasi sempre esterno rispetto alla guardia del mio avversario, e nella maggior parte dei combattimenti mi ha permesso di essere in controllo della situazione. Ora, io ti consiglio di metterti in guardia mancina, di imparare e di diventare un mancino se non sei mancino naturale? No. Non ti consiglio di stravolgere totalmente la tua guardia, ok? Certo, sì, ti consiglio di provare a volte a cambiare guardia, può essere utile, ma di certo il mio consiglio non è quello di metterti e cambiare guardia. No, persegui nella tua strada, fai una cosa, falla bene. Io ho iniziato veramente presto a fare questa cosa e ora riesco a usare benissimo entrambe le guardie, per me non è un problema. Però mi ha cambiato totalmente, cioè la mia identità di fighter. Oggi io sono identificato come un fighter mancino, anche se in realtà non sono mancino. Legato a questa cosa, perché dico legato a questa cosa? Perché io non ero in un team serio, come ti dicevo. La seconda cosa che mi ha cambiato la vita è stato conoscere Fabio. Io e Fabio viviamo
vicini, perché lui è di Pavia, io vivo vicino a Pavia, e le nostre strade non si erano mai incrociate. Fino a quando non mi ha invitato un giorno a casa sua. In realtà prima era venuto nella mia palestra dove al tempo insegnavo e dove mi allenavo a fare uno stage. Avevamo avuto un piccolo contatto telefonico, sono cose nostre comunque, e poi mi ha invitato da lui e ho iniziato a far parte del team di Fabio e del team della Buaban. Ecco, questa cosa mi ha veramente cambiato la vita, cioè il fatto di essere in un team serio, quindi poter fare gare di un certo livello, ma più che altro il fatto di essere una famiglia, perché la Buaban per me è veramente una seconda famiglia. Non è quella frase, quello slogan del siamo una grande famiglia a mo' aziendale, no raga, per me il mio team è veramente una famiglia. Cioè, ecco, questa è un'altra cosa fondamentale che mi ha cambiato la vita e che pregna la mia vita ogni giorno, anche perché sembra una frase fatta, una frase da pagine Instagram americane, ma è la verità. Tu fai parte della somma delle persone che hai vicino. Ecco, io sono veramente felice di avere vicino il team Buaban e essere la somma delle persone che fanno parte di quel team, oltre la mia famiglia, oltre le persone che hanno permeato la mia vita. Terza cosa che mi ha letteralmente cambiato il modo di vivere e vedere la Muay Thai e anche la vita, fondamentalmente, perché oggi io sono qua a fare questi video perché la Muay Thai mi ha cambiato la vita. Quindi queste cose mi hanno cambiato la vita. Questa terza cosa è il fatto di andare in Thailandia. Ragazzi, andare in Thailandia per la prima volta e ritornarci per più volte, perché andare solo una volta in Thailandia non ti permette di avere la concezione di quello che è veramente il paese. Bisogna tornarci più volte, bisogna starci per un po', almeno 3 settimane dovete starci. E questo ti permette veramente, ragazzi, il fatto di andare in Thailandia ti permette di capire la Muay Thai in maniera diversa, perché la Muay Thai è nata in Thailandia, i campi più importanti sono in Thailandia, a Bangkok, in particolar modo Bangkok, non solo la Thailandia, cioè la Muay Thai è a Bangkok. Se tu ti vuoi vivere la Muay Thai non devi andare a Pattaya, non devi andare a Phuket, devi stare a Bangkok, perché a Bangkok c'è il sistema della Muay Thai, ci sono gli stadi importanti. Adesso One ha preso il Lumpini, il Rajadamnern fa un po' schifo ormai, c'è un circuito che è l'Air West, che non è un gran circuito, però comunque ci sono ancora stadi importanti come l'Om Noi, come il Channel 7, che fanno degli eventi. E quindi viversi la Thailandia ti permette di capire, uno, la cultura Thai, due, capire il paese che ha fatto nascere questa disciplina. Legato al discorso di cultura Thai, un'altra di quelle cose che mi ha cambiato il modo di vedere la Muay Thai e recentemente la mia vita recente è stato il fatto di iniziare a studiare la lingua thailandese. Perché ho deciso di iniziare a studiare la lingua Thai? Perché mi capita spesso di andare, adesso è un po' di tempo che non vado in Thai, però prima andavo frequentemente in Thailandia e ho intenzione di ritornarci in maniera frequente, e quindi mi sono detto, cioè, impariamo la lingua Thai perché almeno riesco a comunicare meglio. E altra cosa, mi permette questa cosa di capire meglio la cultura di quel paese, mi permette di capire meglio la mia disciplina, eccetera eccetera eccetera. Lungi da me comunque dire che Pomput Pasa Thai di non parlo ancora molto bene il Thai, ok ragazzi, probabilmente quello che ho appena detto avrà tutti gli accenti e i toni sballati, mi viene anche da arrossire. Altro punto fondamentale che ha letteralmente cambiato la mia vita, non solo il modo di vedere la Muay Thai, è il fatto di iniziare a combattere. Ragazzi, facciamo distinzione di una cosa: un conto è praticare Muay Thai come un amatore, un conto è vivere la Muay Thai come un agonista. Dico vivere la Muay Thai come un agonista perché chi è un agonista lo è in tutto, non lo è solo nella preparazione di un match. Se tu hai fatto agonismo, se tu hai fatto delle gare di qualsiasi sport, sono convinto, tu rimarrai a vita un agonista, avrai sempre dentro di te quella voglia di primeggiare, non necessariamente sugli altri, ma con te stesso. Il fatto di fare agonismo, il fatto di combattere ti permette di scoprire delle parti di te che non credi neanche di avere. Cioè, ti crea il carattere, ti forgia. A me mi ha letteralmente forgiato, cioè il fatto di salire sul ring e confrontarmi con un'altra persona e confrontarmi con me stesso e portare sul ring quello che ho preparato in palestra mi ha veramente letteralmente cambiato la vita. Anche perché combattere vuol dire fare delle preparazioni diverse da quelle di un amatore, vuol dire spingere il proprio corpo oltre i propri limiti, scoprire che
cavoli, riusciamo ad andare più avanti, siamo più resistenti di quello che pensiamo, riusciamo a resistere a dei colpi che non pensavamo di riuscire a prendere, cioè scopriamo delle parti di noi che non pensavamo che esistessero. Ecco, ultimo punto che mi ha cambiato il modo di vivere la Muay Thai e la vita di imparare la Muay Boran, di studiare la Muay Boran. Non ho competenze come per quanto riguarda la Muay Thai nella Muay Boran, ma sono uno studente, la amo, mi piace perché mi aiuta a capire meglio qual è la radice della nostra disciplina. E legato alla Muay Boran sto anche studiando nel mio gruppo, la Boban, anche il lavoro con le spade, quindi la dab, ok? Il dab sono le spade, quindi diciamo la Krav Krabong. È veramente molto interessante, cioè approfondire quella parte ancestrale, quella parte tradizionale di Muay Thai. Diciamo che è un po' un cerchio che si conclude, perché comunque sì, è vero, la Muay Thai non finisce mai, c'è sempre da imparare nella Muay Thai, ci sono sempre piccolezze che non la fanno mai terminare, ma trovare nuovi stimoli, specie nel periodo di carriera agonistica che sono io, che mi avvicino verso la fine della mia carriera agonistica, sto crescendo, ho 32 anni, e mi sembrava giusto concludere un po' il cerchio aprendo un pochino più le mie visioni di Muay Thai, e questa cosa è andata in concomitanza col percorso che il mio gruppo, la Boman, sta facendo. E niente ragazzi, questi sono stati le 5 cose che hanno di più cambiato il mio modo di vedere la Muay Thai e la mia vita, e spero che l'hai apprezzato. Mi sono aperto un pochino di più del solito, e niente, fammi sapere alcune delle cose che hanno cambiato la tua di vita. Vai pure sul personale, se te la senti, non ti preoccupare, qua sotto nei commenti nessuno si insulti, io cancello tutti i commenti di insulti, cancello tutto l'hating, non mi piace l'hating, quindi sulla mia pagina voglio solo persone pulite, persone che hanno voglia di condividere le cose, persone che vogliono imparare, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti quali sono state le cose che per voi hanno veramente cambiato la vita, che a voi hanno veramente cambiato la vita, scusatemi il susseguirsi di parole. E buona, che dire, ci vediamo domani, anzi o domani o lunedì con un prossimo video. Ricordati che il 28 febbraio Tecniche di Campioni aumenta di prezzo, quindi se vuoi sostenere il canale e prendere a prezzo scontato questo super video corso con decine e decine di materiali legati al mondo della Muay Thai, al mondo dell'allenamento di Muay Thai, vallo a prendere subito, non far passare troppo tempo, te lo consiglio. Ciao! Thank you very much.